Salve a tutti, eccoci di nuovo qua nel casino del mio laboratorio. Questa volta volevo presentarvi un video tutorial di un'altra esca flat. Come molti hanno visto nel mio tutorial precedente, ho costruito un'esca piatta sullo stile dello Slim Fast di Tiziano Tozzi. Poi però ho visto che quella tecnica costruttiva mi piaceva e mi sono sbizzarrito a costruire altre tipologie di esche. Questa sera faccio vedere come ho costruito una jerkbait di 7 cm piatto dedicata a trote e cavedani. Poi ho potuto anche provare e testare sul campo e effettivamente si è rilevato molto efficace e soprattutto utile nelle condizioni e negli spot dove ci vado a pescare e per cui l'ho costruito. L'esca in pratica è questa. Vediamo come costruirlo. Prendiamo la nostra sagoma e sul listello di legno disegniamo due sagome identiche su cui tracceremo anche la linea di quella che sarà poi la paletta. Con un seghetto dividiamo le due sagome tracciate. Con un cutter ben affilato andiamo a togliere tutte le eccedenze di legno fino alla linea tracciata. Regolo abrasivo, lascio qui sopra in descrizione il link al video tutorial dove spiego come costruirlo. Lisciamo il bordo e riportiamo esattamente la sagoma al filo della linea tracciata. Nel caso la quantità di legno da asportare sia superiore, possiamo aiutarci con una lima a legno. Controlliamo che abbiamo fatto tutte e due le sezioni in maniera uguale e verifichiamo sempre che siano perfettamente combacianti con la nostra sagoma. Incolliamo le due metà con della colla cianoacrilica. Una volta incollate, con il regolo abrasivo eliminiamo qualsiasi scalino nel punto di intersezione, in modo che la superficie risulti perfettamente piana e liscia e uniforme.
dobbiamo fare il taglio per la paletta. Per fare questo mettiamo la sagoma in morsa sfruttando il bordo della morsa stessa come guida per fare il taglio dritto. Prepariamo gli anellini utilizzando del filo acciaio ricotto da 0,8 mm, aiutandosi poi con l'avvitatore. Lascio in descrizione e sopra il video il link al relativo tutorial su come costruirli. Tagliamo gli anellini alla misura che ci serve, e cioè 2 cm per gli anelli di testa e coda e 12 mm per l'anello di pancia. Aiutandoci con la dima andiamo a marcare i punti in cui dovremo effettuare i fori per gli alloggiamenti degli anellini. Con un oggetto appuntito creiamo una piccola cavità nei punti segnati, in modo che poi con la punta del trapano siamo precisi nel effettuare il foro. Prendiamo una punta da 1,6 mm e andiamo a segnare il punto in cui dovremo arrivare a fare il foro, cioè 20 mm. Pratichiamo i fori con un trapano, bisogna stare molto attenti ad essere precisi. Con della carta abrasiva andiamo a smussare leggermente gli angoli. Questa operazione serve a far aderire in maniera perfetta poi la resina epossidica di impermeabilizzazione, perché altrimenti sugli spigoli vivi non ne resterebbe una quantità sufficiente. Non resta che realizzare la paletta, molto semplice perché non è altro che un rettangolo di 10 x 25 mm leggermente stondato da una parte. Anche qui la realizzazione è molto semplice perché è sufficiente utilizzare delle forbici da lattoniere. Lascio in nota in descrizione link alla pillola in cui spiego dettagliatamente come realizzare una paletta in policarbonato.
Se vogliamo migliorarne l'estetica, prendiamo un mini trapano da modellismo con una punta abrasiva e andiamo a lisciare completamente tutta la superficie. Tagliamo la paletta alla misura che ci serve, in questo caso 18 mm. Non ci resta che segnare punti in cui effettuare lo scasso per il posizionamento della piombatura. Creiamo due cavità di circa 12 mm immediatamente davanti e dietro l'anello di pancia. Creiamo la cavità per la piombatura utilizzando prima un trapano con una punta a 3 mm e poi il mini utensile da modellismo per allargare il foro. La zavorra utilizzando del filo di piombo a 3 mm e ne tagliamo un pezzetto di 15 mm. Questo pezzetto di 15 mm lo andremo a tagliare in due parti, una lunga 9 mm e una lunga 6 mm. Resta che assemblare tutte le componenti incollandole. In questo caso io sto utilizzando colla cianoacrilica, ma se abbiamo timore che ci siano infiltrazioni e vogliamo una maggiore sicurezza, utilizziamo del colla epossidica bicomponente. Posizioniamo il pezzo di piombo lungo davanti all'anellino di pancia e il pezzo di piombo più corto immediatamente dietro. Fissiamo anche la paletta, ma blocchiamola con due piccolissime gocce di colla cianoacrilica lateralmente. L'incollaggio vero e proprio verrà fatto successivamente con la prima mano di epossidica di impermeabilizzazione. Trucchiamo il foro della piombatura, in questo caso utilizzo dello stucco legno bicomponente. Passiamo ora ad una fase molto importante che è l'impermeabilizzazione del legno. Io la faccio utilizzando la resina epossidica bicomponente data molto liquida in modo che il legno la assorba completamente. Questa fase serve anche a incollare definitivamente la paletta.
Terminiamo l'estetica della paletta andando a togliere la parte eccedente di policarbonato sul corpo dell'artificiale, in modo che tutto il corpo sia perfettamente liscio senza scalini. Questo ha, oltre a una funzione estetica, anche funzionale, perché permette un deflusso migliore dell'acqua, accentuando il movimento dell'artificiale e stabilizzandolo. Siamo arrivati alla fine della fase realizzativa vera e propria. Non resta che lisciare perfettamente tutta la superficie. Il fatto che sia fatto facilita enormemente questo compito.